Ciao a tutti, sono Natalia Cattellani e oggi ho preparato le roselline fritte. Belle, leggere e friabilissime. Questi dolcetti sono buoni da mangiare tutto l'anno, ma non possono mancare sulle nostre tavole nei giorni di festa di Carnevale. Si possono consumare così semplicemente, spolverati di zucchero a velo, ma anche farcire con creme varie, crema pasticcera, al cioccolato, crema alla nocciola e anche confetture. Sono davvero semplici da preparare. Volete la ricetta? Seguitemi! Mettete in ciotola la farina. Fate un buchino al centro, un pizzichino di sale e poi aggiungete un uovo intero e un tuorlo. Tenete da parte l'albume perché vi servirà alla fine. Con l'aiuto di una forchetta iniziate ad incorporare anche lo zucchero. E aggiungete il burro a temperatura ambiente, dovrà essere un po' morbido, così riuscirete ad amalgamarlo meglio. Cercate man mano di incorporare la farina e iniziate ad aggiungere il vino un po' alla volta. Lavorate ora con le mani, continuando sempre ad aggiungere il vino. Trasferite il composto sul piano di lavoro e andate avanti fino a quando non otterrete un panetto bello liscio ed omogeneo. Coprite con pellicola e fate riposare almeno una mezz'oretta. Eccolo qua, pronto da tirare. Potete usare sia il matterello oppure anche la macchina per tirare la pasta. Io, visto che il quantitativo non è tanto, userò il matterello. Quindi spolvero un po' il piano di lavoro, prima appiattisco con le mani e poi inizio a tirare. Se l'impasto è riposato, vedrete come sarà semplice anche farlo appunto con l'uso del matterello. Dovrete ottenere una sfoglia abbastanza sottile, vedete? Quasi trasparente. Ed ora procuratevi 3 cerchi di 3 misure diverse. Potranno essere dei bicchieri, delle tazzine oppure, come utilizzo io, dei veri e propri coppapasta. Ogni fiorellino avrà quindi 3 strati di petali, uno grande, uno medio e uno piccolo. Partite dal grande e fate 4-5 intagli, lasciando unito il centro, vedete così. Poi procedete con il medio, intingete il dito nell'albume, bagnate il centro del primo disco e fate aderire bene il centro del secondo. Vedete come faccio io, con un po' di pressione. Ultimate con il disco più piccolo, facendolo aderire bene. Il primo fiore è fatto. Eccone un altro, fate i vostri 4-5 taglietti, sovrapponete i primi 2 dischetti incollandoli con l'albume e praticamente continuate così fino a quando non avrete esaurito tutto l'impasto. È il momento di friggerli, dovrete cuocerne uno alla volta. Olio caldo 170-180 gradi, mettete il vostro fiore, inserite la punta di una bacchetta o di un cucchiaio di legno al centro e ruotate un pochino, in questo modo darete quella bella forma ai vostri petali. Se li fate sottili la cottura è davvero veloce. Ed eccoli qua, scolate bene e il primo fiore è pronto. Vi faccio vedere meglio, vedete? Così, girate girate e i petali si arricciano. Pronto? Guardate quante belle bolle. Con questa dose ne otterrete circa 25-30, dipende sempre dalla grandezza dei vostri stampini. La cosa bella di questi dolcetti è che si possono conservare anche per 10 giorni. Una volta che li avrete fritte, metteteli in un luogo asciutto. Io per esempio li metto anche dentro al forno, chiuse lì, il forno naturalmente non lo uso, oppure vanno bene anche dei contenitori ermetici. E quando le vorrete portare in tavola, basterà appunto spolverarle di zucchero a velo oppure farcirle a piacere.
Queste roselline le offrirò oggi e le andrò a farcire con un bel po' di crema. Con l'aiuto di una sac à poche la vado a depositare proprio al centro della mia rosellina perché si è creato un bel incavo. Decoro con una ciliegina che ho fatto un po' asciugare su carta in modo che non sporchi con il suo sciroppo la rosa. E poi aggiungo una bella spolverata di zucchero a velo. Sono pronte! Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto il video, condividetelo ed iscrivetevi al mio canale. Ciao!